Ciao amici, benvenuti o bentornati su Byte Retro One, il canale di retrocomputing per passione e un pizzico di nostalgia. Nella scorsa puntata ci siamo lasciati con la prima parte della riparazione del mitico Tandy Radio Shack TRS-80. In realtà ci eravamo limitati in questa prima parte a controllare le tensioni in uscita del trasformatore esterno e poi a controllare le tensioni all'interno della scheda madre, ovvero i più 5 volt, meno 5 volt e più 12 volt. Oggi proseguiremo in questa seconda parte alla riparazione del computer e si spera di portarla a termine, ma prima vi invito a mettere un like e a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e ci vediamo subito dopo la sigla per tentare la riparazione di questo TRS-80 della Tandy Radio Shack. A dopo. E rieccoci amici, come vedete il computer è già smontato e posizionato sul banco. Nel video precedente abbiamo visto come verificare le tensioni sulla scheda madre. Oggi proseguiamo nella ricerca del guasto o dei guasti attraverso la verifica dei vari componenti sulla scheda madre, dei vari circuiti integrati e lo facciamo anche grazie all'aiuto della nostra fida assistente Sissy Baby. Andiamo ad accendere il computer e il monitor, piccolo monitor che utilizziamo per questa riparazione e notiamo subito che la schermata, che all'inizio presentava il classico garbage screen, cioè una serie di caratteri confusi, adesso si presenta invece con un garbage un po' diverso. Quindi quello che andremo a fare adesso è verificare i vari componenti partendo da quelli zoccolati, quindi andremo a verificare il funzionamento della CPU, poi andremo a verificare le memorie RAM, successivamente controlleremo le memorie ROM e poi andremo a vedere anche le memorie video RAM. Un problema tipico di questo computer è rappresentato dal cavo flat che collega la scheda madre alla tastiera. Infatti questo cavo è molto delicato e si può rompere molto facilmente creando delle interruzioni di continuità oppure dei corticircuiti. Quindi andremo a verificare questo cavo con un tester, andiamo a posizionare il computatore sulla posizione continuità e andiamo a verificare che ci sia continuità di corrente tra i pin corrispondenti e che non ci siano poi invece dei corticircuiti tra il filamento precedente o il filamento successivo. Quindi andiamo a verificare la continuità e i eventuali corticircuiti. La verifica mi sembra positiva e il cavo non presenta problemi particolari, quindi possiamo andare avanti con la verifica del segnale di clock attraverso un oscilloscopio sul pin numero 6 della CPU Z80. Quindi vediamo che a schermo presenta una forma d'onda regolare, mi sembra corretta, e la frequenza è prossima a quella teorica. Andiamo invece a verificare adesso sul pin numero 26 il segnale di reset, che da basso dovrebbe diventare alto. Vediamo che il segnale è alto, quindi dovrebbe essere corretto pure questo. Andiamo adesso
ad esaminare lo schema della CPU e andiamo a vedere su quali pin dobbiamo leggere i segnali, in particolare quelli del bus indirizzi e poi quello del bus dati. Andremo a fare una lettura attraverso l'oscilloscopio proprio di questi segnali sui pin corrispondenti. Quindi partiamo sul pin numero 30, leggendo il segnale A0, mi sembra che ci sia attività, A1 c'è attività, A2 c'è attività, A3 c'è attività, A4 invece sul pin numero 34 non mi sembra che ci sia attività. Vediamo sugli altri pin, non leggiamo nulla se non un rumore di fondo, quindi c'è sicuramente qualcosa che non va nella CPU o su qualche integrato ad esso collegato. Avendo a disposizione un altro Z80, la cosa più semplice da fare è quella di sostituire diciamo, la CPU montata sulla macchina con una sicuramente funzionante e verificare quindi se cambia qualcosa. Andiamo quindi a sostituire la CPU con questa nuova che ho comprato un po' di tempo fa su AliExpress e ne ho verificato il funzionamento, quindi andiamo a montarla, a inserirla quindi nello zoccolo, facendo attenzione a non piegare i piedini, e andiamo quindi a verificare se qualcosa è cambiato. Quindi inseriamola bene, accendiamo la macchina e vediamo a video cosa compare. Come vediamo è ritornata di nuovo la schermata garbage, quindi con i caratteri confusi che avevamo all'inizio. Quindi qualcosa è cambiato. Andiamo adesso a verificare le due ROM del BASIC, quindi andremo a togliere dagli zoccoli e a verificarne il contenuto. Le due ROM possono essere lette con un programmatore o altro lettore, impostando la prima come una 2332 e la seconda ROM, questa che stiamo smontando, come una 2364. Per la verifica delle ROM utilizzeremo il Retro Chip Tester Pro dell'8-bit Museum. Quindi carichiamo la prima ROM sul Retro Chip Tester e andiamo a selezionare per la lettura una 2332 e gli facciamo fare il riconoscimento automatico, quindi l'autodetect, e vediamo cosa esce. Ecco, l'ha riconosciuta perfettamente, addirittura ci dà come risultato proprio appartenente al TRS-80 modello 1, quindi questa ROM molto probabilmente è funzionante. Andiamo a verificare la seconda ROM, andando a impostare questa volta come una ROM 2364 a 24 pin, quindi inseriamola nel apposito socket, chiudiamo la levetta e facciamogli fare anche per questa ROM un autodetect. Quindi abbiamo premendo jump, vediamo che ha riconosciuto il contenuto del file CRC, che può essere anche salvato, ma non ci dà come risultato per appartenente al TRS-80. Quindi questa memoria ROM può essere funzionante oppure no.
Per avere la certezza matematica del funzionamento della ROM dovremmo scaricare il contenuto del file CRC e controllarlo, oppure montare questa ROM su una macchina sicuramente funzionante da usare come muletto e quindi testarne il funzionamento. Per adesso assumiamo che il contenuto sia corretto, quindi che la ROM sia funzionante, e la rimettiamo al suo posto. Quindi la rimontiamo sul suo zoccolo e andiamo avanti verificando invece adesso le memorie RAM. Andremo quindi a smontarle e a verificarle sempre con il nostro retro chip tester. Ed ecco le nostre RAM MUP416 smontate, e andiamo a posizionare sul nostro retro chip tester e andiamo a testare come RAM 4116. Quindi impostiamo il selettore sul RAM 4116 e andiamo a effettuare il primo test. C'è qualcosa che non va, non abbiamo chiuso la levetta, chiudiamo e facciamo partire il test. Dopo qualche secondo ci dà il risultato. Vediamo un po'. Ecco qua, test passage, quindi questa RAM è buona, non è guasta, quindi proseguiamo allo stesso modo per le altre. La posizione delle RAM sulla scheda madre va dalla Z13 a Z20. Andiamo a misurare adesso la Z15. C'è qualche problema, andiamo a riposizionare e facciamo ripartire il test. Diamo ok, il test è fallito ancora una volta, quindi questa RAM, la Z15, non è funzionante. Proseguiamo con il test. Quindi le RAM erano funzionanti tranne una, tranne questa, ovvero quella posizionata sulla scheda madre sulla posizione Z15. Andiamo quindi a segnare con un pennarello la RAM risultata guasta, che sostituiremo con una RAM nuova. Andiamo quindi a posizionare, a riposizionare, anzi mettere quindi al loro posto le RAM che sono risultate integre, e sostituiremo invece la RAM guasta, la Z15, con una nuova RAM funzionante. Per sicurezza riprendiamo la RAM Z15 e ricontrolliamola. Il test naturalmente è negativo, in quanto, come abbiamo visto, la RAM Z15 è guasta. Andiamo adesso invece a verificare la nuova RAM che utilizzeremo per sostituire la vecchia RAM guasta. Quindi facciamo partire il test. Come vediamo il test va avanti, quindi la RAM nuova dovrebbe essere funzionante. Aspettiamo qualche secondo, vediamo che il test è passato, quindi la RAM è funzionante, e utilizzeremo questa RAM, questa nuova RAM,
per sostituire la vecchia RAM guasta sulla posizione Z15. Accendiamo ora il computer e vediamo se qualcosa è cambiato. 1, 2, 3, accensione. E vediamo che effettivamente il monitor ci mostra una schermata diversa dal garbage screen di prima, quindi non una serie di caratteri confusi, ma un video con una scritta iniziale e addirittura premendo i tasti vediamo che compare qualcosa a video, anche se non sono i caratteri corretti. Verifichiamo adesso le video RAM 2102 con delle RAM 2102 nuove e utilizzeremo il metodo del piggyback. Questa tecnica consiste praticamente nel prendere il componente nuovo certamente funzionante e metterlo a spalla, cioè sopra il componente che vogliamo verificare. Da qui il termine appunto piggyback, cioè a spalla. Quindi mettiamo il primo integrato nuovo, cioè il video RAM 2102 su quella esistente sulla scheda madre, facendo attenzione a far corrispondere perfettamente i pin corrispondenti, e quindi una volta montata la nuova RAM sopra quella vecchia, accendiamo il computer e vediamo se qualcosa è cambiato. Ed effettivamente vediamo che a video adesso non compaiono più una serie di virgole, ma una serie di segni di dollaro. Quindi qualcosa è cambiato e probabilmente la RAM esistente è guasta. Quindi facciamo la stessa cosa con la seconda RAM in sequenza. Questa volta vediamo che già qui c'è un componente sopra l'altro, perché questa è una modifica realizzata per ottenere i caratteri minuscoli. Quindi è una modifica fatta successivamente su questa macchina. Andiamo quindi a montare la 2102 nuova all'interno dello zoccolo già predisposto, e montiamo questa volta a spalla i chip esistenti sopra quello nuovo, e vediamo se anche stavolta cambia qualcosa. Accendiamo la macchina e vediamo cosa succede. Pronti? Via! E vediamo che effettivamente adesso abbiamo la schermata iniziale che dovrebbe esserci. Quindi praticamente abbiamo risolto il problema. Il computer adesso è funzionante. Incredibile, ragazzi, ci siamo riusciti. Adesso si vede un po' sfocato, ma vi assicuro che premendo i tasti i caratteri corrispondenti a video sono quelli corretti e la schermata sembra proprio quella diciamo che ci dovrebbe essere in teoria. Quindi mem size appunto non si vede proprio benissimo, ma cerchiamo di mettere un po' a fuoco, vediamo cosa succede. Premendo i tasti vediamo che il computer sembra funzionare. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Niente, non ci riusciamo. Però fidatevi, ragazzi, il computer è la schermata è quella che dovrebbe esserci. Niente, non ci riusciamo a mettere a fuoco. Adesso si legge un poco meglio. Beh, che dire. Per ora ci possiamo ritenere soddisfatti del risultato. Andremo in un video successivo poi a verificare in modo completo la macchina.
ma per ora diciamo che lo scopo in cui ci eravamo prefissati è stato raggiunto. In pratica, ricapitolando, abbiamo sostituito la CPU Z80, abbiamo sostituito la RAM nella posizione Z15 e abbiamo trovato le due video RAM 2102 guaste che andremo poi diciamo a sostituire con le nuove. A me non resta che salutarvi a questo punto e ringraziarvi per la visione del video. Mi raccomando, mettete mi piace se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale naturalmente se non l'avete già fatto e attivate la campanella. Ci vediamo presto, un caro saluto, ciao!